bel sole accoglie i piloti della Dai del Gas Car Series. Benvenuti a Franciacorta, teatro del quinto appuntamento della stagione 2025. Un saluto da Matteo Pittaccio. Benvenuti nel cartodromo in cui probabilmente c'è la possibilità Matteo Aurucci conquisterà il titolo. Se riuscisse a vincere la prima manche, la prima gara, Aurucci sarebbe campione, ma le sorprese non mancheranno di certo. 1,3 km di pista, 14 le curve, temperatura dell'atmosfera a 24 gradi, percepiti 28, attenzione al tasso di umidità 77%, un totale di 14 curve che racchiudono tantissime insidie. Tra poco esploreremo la griglia di partenza. Questo è uno dei circuiti più complicati, più complessi di tutto il calendario, di tutta la stagione. Come potete vedere, tante curve in sequenza. Compromettere l'ingresso della prima significa anche perdere velocità nel serpentone che condizione e caratterizza il primo e il secondo settore. Attenzione anche alla velocità di punta e occhio alle zavorre. Aurucci a più 70 su Tondelli, più 92 su Domi, più 96 su Occhi e più 102 su Valieri sono gli unici rimasti in lotta matematicamente per il titolo. Attenzione a Fantini e Campana, sempre senza zavorra, regolamento confermato. Giardina invece sottopeso di 6 kg nonostante porti 20 kg. Ecco qui la griglia di partenza dopo le qualifiche. In ultima posizione 17esimo Luca Milan, che rientra dopo 4 mesi di assenza, quindi dovrà riprendere un po' gli automatismi. 16esimo Leonardo Randoli, poi Arturo Fantini 15esimo, è la qualifica peggiore della carriera per Arturo. 14esima posizione per Lorenzo Melis, una qualifica deludente dopo il terzo posto di Sena e Cervia. Bignozzi al 13esimo posto, Davide Dalla Libera in 12esima posizione, Francesco Valieri solamente 11esimo, una qualifica un po' opaca per la seconda volta in carriera fuori dalla top 10 nella caccia alla pole position. Samuele Canella decimo, che gran prestazione, sembra trovarsi veramente molto bene a Franciacorta. Poi al suo fianco ci sarà Giardina, ottava posizione per Tondelli, brutto colpo per le speranze del titolo, dovrà puntare su un'ottima partenza. Davanti a lui Zanichelli, Beneventi, Nicolò Beneventi in sesta piazza, un risultato eccezionale per lui, il migliore della carriera. Al suo fianco Campana, poi seconda fila Morini e Domi. Un buon debutto considerando che è una wildcard per Morini. Lorenzo Occhi in seconda posizione, rientra dopo le assenze di Cervia, e Matteo Rucci che andrà a caccia del titolo per conquistarlo matematicamente partendo dalla pole position. Due gare piene di azione, tra poco tutti in pista. Allora, vi dirò la verità, mettere in grafica Nico di fianco a me è stata una delle cose più belle forse da fare. Nico sesto e Samu decimo sono cose che mi hanno gasato. Nico perché mi ha ricordato un po' i tempi del 2023, quando andava veramente forte. In questi ultimi tempi aveva ruggine da tirar via e comunque si è scontrato con un gruppo cresciuto. E Samu che continua a dire l'anno scorso era ultimo e spesso con molto ritardo, questa volta per la prima volta nella sua carriera nella DDG si è ritrovato nei primi 10. Veramente bello. Anche Leo devo dire che mi ha sorpreso in positivo, perché 4 secondi da Matteo Aurucci e 2 secondi e qualcosa dal resto del gruppo, per essere appunto uno che in 10 anni non aveva più girato, io dico bravo, perché pensavo peggio, devo essere sincero. Mi aspettavo anche 6-7 di secondi, soprattutto contando che parliamo di una pista da 1,3 km. So che c'è chi chiederà spiegazioni per 1 secondo e 7/8 di distacco, adesso non me lo ricordo. L'unica spiegazione che io ho da dare è, onestamente, in qualifica, ma anche nelle libere, non ho capito. Cioè, io ho avuto 2 curve che non ho capito come si prendessero. O meglio, perché dico non ho capito? Perché ogni volta mi venivano fuori diverse e non ho mai capito quale fosse effettivamente la linea giusta. Ogni volta per me era un entrare alla spera in Dio. È stata abbastanza curiosa come situazione, perché alla fine della qualifica Aurux mi arriva lì e mi fa: oh, ma hai visto che bella che era la pista, quella curva là dove entri portando il freno, quell'altra curva là, il tornante, che entri così. Ho detto, beh, io non ho capito un cazzo, devo essere sincero, che non so di cosa tu stia parlando. Io ho fatto una qualifica che stavo tribolando, e non tanto per la potenza, ma perché non capivo la linea. Cioè, penso che dopo Rozzano non mi sono mai trovato così. Cioè, solo Rozzano mi aveva messo in difficoltà nella fase iniziale, che è curioso perché non è una pista troppo difficile, però di base ha avuto quelle piccole complicazioni. C'è stata una fase che aveva fatto abbastanza ridere, perché a qualifica finita avevano fatto parcheggiare tutti a pettine, tutti in orizzontale. Arriviamo ai box, io e Nico Beneventi, e vediamo quello della pista che fa no, aspetta, no, non è questo il gesto da fare. Alza il braccio, diciamola così, e ci dice: no, voi dovete andare di là. Ci siamo guardati tipo io e Nico per un paio di secondi, e nella mia testa ci abbiamo fatto veramente così cagare noi due.
perché sapevo che avevo Nico dietro di me che mi stava seguendo. Poi dopo c'è stata un po' di consolazione perché abbiamo visto che insieme a noi sono arrivati Aurux, Lore, Yuri. Ho detto ok, Lore Occhi dico, anche perché adesso è un casino perché Lore Occhi, Lore Melis, Lore Morini, cioè abbiamo la trinità dei Lore praticamente, Cristo Dio. Quando ho visto che anche loro arrivavano ho detto ok dai, forse non abbiamo fatto cagare, forse è solo una questione di spazio. L'altra cosa da dire, cari miei, che ha fatto tanto storcere il naso durante la qualifica è stata quella 15ª posizione di Arturo Fantini. Soprattutto considerando le parole che lui disse su me e Aurux ai tempi. Vergognoso, cioè in un campionato competitivo come questo non ci si può permettere di partire ultimi per sport. E vederlo così indietro, soprattutto, ci tengo a dire, noi siamo arrivati ai box, era con i piedi sulla sedia e da quello che ho capito si era ritirato, si era fermato a metà qualifica, puzzava, anche perché diceva ma ho avuto delle difficoltà, non preoccupatevi, adesso risalgo, dico E quindi ci sono un po' di cose interessanti da capire per la gara. Altre due cose che mi hanno stupito, e poi andiamo con la gara, sono Zanna e il K. Quando ho messo le zavorre mi sono detto a malincuore, secondo me loro due la patiranno tanto perché pesano poco, specialmente il K che appunto è sottopeso. Ho paura di distruggerli a livello prestazionale. Invece vedo un Zan che a Cervia si giocava il quarto posto e qui parte settimo. Il K che comunque a Cervia è arrivato decimo e qui parte nono. Minchia. Pure con le zavorre comunque stanno dimostrando di saperci fare. Ad ogni modo, quello che c'è da dire su gara 1 l'ho detto, preparatevi e non lo dico per dire, preparatevi perché queste sono state gare fuori di testa. Letteralmente non... C'è stato un momento che io dicevo, è successo così tanto che dico, chi metto? Metto lui o metto lui in sta fase qua? Godetevele. Matte, è il tuo momento, introduci a chi ci sta seguendo da casa cosa è stata questa gara 1. Contanti. Carta. No, scusate, loro non sono nostri finanziatori per questa stagione. Piccolo errore. Matte, vai davvero con gara 1. Chiuso il giro di formazione, tutti in pista per la prima manche del Gran Premio di Lombardia. Aurucci dalla pole position, Occhi, Domi, Morini, Campana, Beneventi, Zanichelli, Tondelli, Giardina, Canella, Vallieri dalla libera, Bignozzi, Melis, Fantini, Randoli e Milan, i 17 piloti che tra poco si lanceranno. 1,4 km di pista da percorrere per 11 tornate. Aurucci che dalla pole position sogna già la chiusura del titolo per correre gara 2 un po' più sereno, un po' più leggero nell'animo. Quest'anno una grande stagione da parte sua, ma attenzione a Occhi, attenzione a chi dovrà rimontare come Tondelli per rimanere aggrappato alla lotta per il titolo, come ad esempio un Vallieri solamente 11°. Occhio alle sorprese come Canella. Insomma, i temi ci sono tanti, i piloti che sicuramente ci faranno divertire. Ora la griglia di partenza si riempie e anche Arturo Fantini arriva sulla propria casella, anche per lui una qualifica così così. Lo stesso si può dire per Melis che scatta a fianco a Fantini in 14ª casella. Leonardo Randoli di FC Racing Team, è una prima volta per lui. Poi Milan in 17ª posizione con una telecamera on board un po' da rivedere, ecco, forse da rivedere il setup utilizzato da Luca Milan. Però attenzione perché la bandiera verde viene sventolata in fondo alla griglia di partenza. La prima luce, ecco la seconda, ora la terza, infine la quarta. Si spengono i semafori e parte ufficialmente gara 1 del Gran Premio di Lombardia. Buonissima la partenza di Aurucci che sembra subito puntare lo sguardo verso Occhi per chiudere la traiettoria sul suo primo inseguitore. Occhi che però viene scavalcato da Domi, che è partito decisamente meglio sfruttando la traiettoria interna che sembrava quella meno gommata, ma in realtà Domi è stato davvero molto lesto ad andare sul gas e a mettersi all'inseguimento di Aurucci, mentre Campana si fa largo nel centro della griglia di questa Daidel Gas Car Series, che per lui nel 2025 ha avuto meno gioie rispetto all'anno passato. Intanto c'è un lungo Occhi che alla curva 5 finisce fuori. Passano Zanichelli e Campana, che riesce ad artigliare la quinta posizione. Quindi per Occhi un inizio di prima manche davvero da dimenticare, mentre Morini prova a guadagnare terreno, a guadagnare metri. Si trova in nona posizione davanti a Tondelli. Gli spazi per superare ci sono, ma non sono così chiari, soprattutto nella sequenza di curve a destra e a sinistra che compongono il secondo settore. Morini soffre l'incrocio di Tondelli che passa così e guadagna una posizione. Tondelli che si trova paradossalmente vicino a Occhi, che partiva addirittura in prima fila, precipitato in settima posizione. Intanto una botta che spinge lì davanti, attenzione anche a Campana.
c'era Valieri che stava cercando di tutelare quanto possibile il sesto posto con Campana lì davanti in quinta posizione, dietro a Beneventi. Termina il primo giro degli 11 in programma, Campana chiude verso l'interno, ricordiamo senza zavorre lui perché raggiunge già il peso minimo di 85 kg, così come Arturo Fantini. Attenzione intanto Occhi che si trova nel marasma della parte centrale della top 10, in realtà parte finale, ora seguito da Tondelli perché Valieri è passato con Morini davanti a Giardine dalla libera, nona, decima, 11ª posizione, Canella sceso al 12º posto davanti a Melis. Un distacco che vede invece gli ultimi già a 10 secondi, che rischio invece, attenzione, ancora un lungo, finisce lunghissimo, Valieri che quindi precipita in 11ª posizione. Tutto ok, friends? Veramente male in questo caso Valieri, 11º con Occhi e Tondelli che approfittando del marasma e del caos si mettono in quarta e quinta posizione. Beneventi sesto, poi Morini, Campana ottavo. Sta succedendo di tutto, una delle gare più accese di questa stagione con Beneventi che lotta per l'appunto con Campana. Vediamo se cambia qualcosa anche dalla prospettiva di Davide dalla libera con Ghost of Kart GT Premium. All'interno della libera su Patrick Campana, il ferrarese non può nulla se non sperare nell'incrocio che arriva in questo momento, mentre Aurucci lì da solo davanti 2 secondi e mezzo, irraggiungibile, 1.9.097 giro record. Campana si lamenta di qualcosa, ha staccato la mano destra dal volante, evidentemente non ha abbastanza potenza per liberarsi di dalla libera. Arriva Valieri che dà una spinta a Patrick Campana, lo aiuta a prendere la posizione e si riporta in top 10 con Dalla Libera che scende in 11ª cedendo il 10º posto a Canella. Quanti cambi di posizione in classifica. Qui invece Lorenzo Occhi ha messo un po' di ordine nella sua gara che è partita abbastanza male, dietro a Tondelli che si è messo invece davanti, avvicendamento tra i due compagni di squadra nel giro precedente. Valieri si catapulta all'interno di Patrick Campana e lo passa così con un leggero sovrasterzo. Campana scende in nona casella. Una prima parte di gara veramente eccezionale, spettacolare, ancora Campana stretto sul cordolo, ma la linea non permette a Campana di attaccare Valieri, addirittura subisce l'ingresso di un grande Canella che è cresciuto tantissimo nell'arco di questa stagione. Arthur, crediamo che ci sia un problema, continua a girare ma attento all'inserimento. Direi abbastanza chiaro Arturo Fantini che appunto parla di una macchina, un kart in realtà non proprio precisissimo. Intanto Bignozzi fuori Bignozzi, mentre Aurucci segna un nuovo giro record. Bignozzi ha sbagliato e perde tanto terreno, scende in 15ª posizione. È una bella tegola questa per Bignozzi, abbiamo visto il tutto dal suo onboard. Qui invece rivediamo la partenza di Valieri che scalpita e spinge subito per provare a farsi valere dopo una qualifica un po' deludente. Parte male Tondelli che viene sfilato da altri, anche Campana non parte benissimo. Qui vediamo l'attacco di Valieri su Tondelli che è riuscito poi lo stesso Valieri a passare anche Canella con Morini che finisce lungo, va largo. Valieri si è messo ad inseguire come un'ombra Patrick Campana che ha attaccato Giardina e Valieri inseguendolo e sfruttando il buon esempio anche lui guadagnato una posizione. Morini invece non benissimo, Partenza un po' critica questa per Lorenzo Morini del 997 Red Team, con Beneventi che scorre via a destra e il gruppo che lo sfila, passando anche Giardina e Zanichelli. Morini ha chiuso il primo giro con un bel po' di posizioni perse, poi dovrebbe essersi ripreso quantomeno alla sesta posizione. Anche Tondelli ha sfilato lo stesso Lorenzo Morini mettendo le sue ruote davanti a quelle del numero 79, quindi un primo giro molto cauto. Abbiamo visto l'errore di Occhi che nel primo giro ha sorriso davvero poco, è andato interno, tanto interno, sotto sterzo, poi ha perso la traiettoria ideale, è andato sullo sporco, sul terriccio e gli altri hanno ringraziato passando un Lorenzo Occhi che se l'è vista un po' brutta, ma poi con il caos del secondo giro nello stesso punto si è ripresentato lì davanti nella zona di vertice. Intanto Milan e Arturo Fantini, contatto al primo giro con addirittura la direzione gara che lo pone sotto investigazione, quindi sotto investigazione l'episodio che abbiamo appena visto, fase del secondo giro in cui sono state perse molte posizioni da Patrick Campana che è andato lungo, ha scavallato tra Cordolo e Sporco e lì quel binario è stato nocivo per Patrick Campana, visuale che permette dall'onboard di Valieri di capire cosa è successo con Valieri che stava seguendo proprio Campana. Anche Valieri finisce lungo e questo l'abbiamo visto proprio in diretta, abbiamo visto proprio Valieri scendere di posizione in posizione, si lamenta, se la prende
ma giustamente non ha avuto molto spazio. Il tutto è nato con Occhi che ha provato a passarne due in un colpo solo. Occhi aveva l'interno, allargato la traiettoria e credo che partirà una bella investigazione con al centro proprio Occhi, che non ha avuto troppi problemi, non si è fatto troppi pensieri, senza timore ha guadagnato la posizione. Leonardo Randoli invece, che rischio, rientra in traiettoria e perde una posizione. Che rischio, credo con Luca Milan, se non vado errato. Errore di Dalla Libera invece al terzo giro. Vediamo cosa è successo a Davide. Lungo anche lui. L'esclamazione è abbastanza chiara. Come dicevo, questo è un circuito molto critico, molto difficile e gli errori sono dietro l'angolo. Campana, il sorpasso di Canella, l'abbiamo visto dall'onboard precedente. Cancer, che gara di merda. Qui non sono favore, qui sono proprio io che faccio cagare, Dio Cristo. Forza Pata, non mollare, la gara appena iniziata. Esci il demone che è in te e vai a prenderli. Forza! L'umore di Campana non è proprio eccezionale, però piuttosto che prendersela con il kart stavolta inveisce contro se stesso. Non è proprio soddisfatto di come è iniziata questa gara, a 11 secondi di ritardo da Aurucci, ma in realtà bisognerebbe contare da Domi in poi il distacco. Intanto attenzione a Canella che cerca di guadagnare posizioni. Occhi su Tondelli perché Tondelli finisce lungo. Abbiamo visto Canella e Vallieri in ottava e nona piazza. Poi ci siamo spostati sulla quarta e quinta, avvicendamento anche tra i due compagni di squadra, come detto Occhi che si riappropria della quarta posizione con Tondelli che scende in quinta. Intanto bandiera bianco-nera per Milan per aver causato la collisione al primo giro. Credo che questo sia appunto riferito al primo giro. Direzione gara molto veloce a prendere provvedimenti. Niente penalità, però solamente un cartellino giallo. Vallieri dietro a Canella e Beneventi che si sono scambiati posti nel duello che abbiamo visto in diretta qualche istante fa. Un board camera posteriore molto bello di Vallieri. Poi ci spostiamo su Alessandro Bignozzi di Underdogs, che sta inseguendo un Fantini solamente 14esimo. Attenzione intanto a Beneventi che va all'esterno di Morini. Vediamo se ce la fa, vediamo se riesce nel sorpasso. Poi la regia stacca e ritorna su Bignozzi che passa Fantini. Ecco qui il cambio di prospettiva. Canella su Beneventi, settima, ottava posizione. Occhi addirittura al secondo posto, ma forse attenzione perché sta battagliando con Zanichelli, mentre qui siamo con Vallieri che ha passato Beneventi. Team Radio. Porta il kart ai box alla fine del giro. Va bene. Ritiro per Fantini. E dunque attenzione, attenzione, perché Campana suona la carica nei confronti di Beneventi, ma ho visto Occhi lottare con Zanichelli, da capire se si trattava di un noia al traspondere o meno. 5 secondi di penalità intanto per Occhi. Questa è la collisione, l'esito dell'investigazione che si riferiva alla collisione della curva 4 e quindi attenzione, 5 secondi di penalità. Aurucci con questa vittoria sarebbe logicamente campione, non dovrebbe neanche preoccuparsi delle posizioni degli altri, con Campana che sceglie l'interno, si catapulta, taglia sul cordolo, vediamo se passa Vallieri. Sì, Campana ottavo, Vallieri nono, con Canella settimo. Che gran gara di Canella, come stavo dicendo prima, una crescita esponenziale a livello anche qualitativo nella stagione di Canella, che sembra culminare con questa battaglia per la zona punti pesanti. Vallieri invece lotta ancora con Patrick, con Beneventi. Canella e Morini invece sesta e settima posizione, se le stanno dando di santa ragione, con Campana anche lui incluso in questa battaglia. Canella, Morini, Campana, poi Vallieri, Beneventi sono tutti vicini. Occhio ancora lungo e questa volta si gira ma riesce a salvarsi, incredibile, mentre passavano Zanichelli, Canella e Morini. Un grande salvataggio da parte di Occhi che sta correndo come se non ci fosse un domani. Campana invece vede un Occhi, il numero 12, più lento in traiettoria e passa. Lo segue Vallieri, stanno facendo praticamente una gara a braccetto i due. Vallieri, Campana sotto investigazione, curva 13 per aver causato una collisione. Morini invece non ha più anteriore e finisce fuori dalla pista. Questo potrebbe permettere a Campana, che coglie l'assist, di salire in sesta posizione. Pensate che Campana era decimo fino a un giro fa. Quanto può cambiare questa gara nell'arco di pochissime tornate, proprio per le difficoltà del layout di Franciacorta. Vallieri non ha velocità in uscita per scavalcare Morini, che si accoda, risucchia tutta la scia di Patrick Campana, che protegge l'interno. Il suo kart sobbalza sul cordolo. Lorenzo Morini non ha lo spazio giusto, tampona Patrick Campana, lo porta largo, ma anche lui ha subito una spinta da Vallieri, che un po' malizioso, bisogna dirlo, si è aperto quel varco con decisa incisività. E qui ancora Campana e Occhi che lottano per l'ottava posizione.
da rivedere quel che è successo magari dall'onboard di Vallieri, mentre dalla libera sta attaccando Occhi insieme a Beneventi, anche lui con la maglia gialla, la t-shirt gialla che vediamo. È una situazione veramente caotica, una gara frenetica fino a questo momento. Dalla libera insegue per l'appunto Occhi, intanto Zanichelli sotto investigazione, Domi. Attenzione, Zanichelli Domi sotto investigazione. Siamo al 7° giro. Gran caos a Franciacorta per il GP della Lombardia. Occhi 11°, on board con il pilota Nitro Racing. Dalla libera forse vede un varco, sì, lo vede. Beneventi scende in 11ª piazza con dalla libera che chiede scusa. Anche Campana, Morini sotto investigazione per collisione, incidente e contatto, ma forse anche Morini è stato tamponato da Vallieri. Questa è una mia teoria. Vallieri che peraltro si butta, si getta su Morini, e anche Campana fa lo stesso. È un Morini che è andato davvero tanto largo, la traiettoria non era assolutamente ideale per raccordare la curva 1 e la 2, e allora sia Vallieri sia Campana passano, con un Vallieri che però ha tanta difficoltà a centro curva, non ha assolutamente velocità, si è piantato, quindi Campana lo ha scavalcato. È ritornato davanti Lorenzo Morini come un'altalena tra il 7° e il 6° e l'8° posto Morini, mentre Aurucci ha dato 12 secondi 8 a Domi che è in seconda posizione. Attenzione a questo confronto accesissimo che vede Occhi appropriarsi dell'8° posto, ma Morini non ci sta ed è 8°. Morini 8ª posizione, la mantiene, ha limitato i danni. Occhi però in una gara complicata vuole chiudere al meglio. Tondelli su Canella, Tondelli terzo, e intanto Morini all'attacco. Morini di Vallieri chiede scusa per l'inserimento. Vallieri non riesce a riprendersi la posizione in uscita prima dell'ultima piega a sinistra. Domi, motivo dell'investigazione contro Zanichelli, vediamo. Sembrava quasi un unsafe rejoin guardando l'indicazione, però ok, c'era Zanichelli dietro, arrivato alla sua destra, e poi Occhi arriva e li passa entrambi. Ecco, nel momento in cui la classifica è cambiata per un attimo, c'è stato proprio questa battaglia a 3. Lorenzo Occhi, che poi però dopo questo sorpasso sì, ha perso tanto terreno. Ci ha provato, sì, Domi ha stretto sull'erba Zanichelli. 3 secondi di penalità per una difesa eccessivamente aggressiva per Domi. Questa invece vediamo dal contatto, dall'onboard di Campana, il contatto con Morini, con Campana che fa una gita sull'erba, quasi come se il suo kart fosse a trazione integrale. È un Campana che è tutt'altro che contento. Occhi, replay del sorpasso dalla libera all'inizio del giro precedente. Occhi che è uno dei piloti più combattivi, partito da davanti, sceso ai limiti della top 10, dalla libera lunghissimo. Eh sì, qua tanti secondi preziosi lasciati agli avversari, anche un rischio di testa coda. Replay invece del sorpasso di Morini, dicevo, un Occhi che è partito davanti, sceso ai confini della top 10, poi è ritornato per un attimo davanti, ma è rimasto beffato dal traffico. Intanto ancora sequenza di replay con Occhi. Vediamo Morini non affiancato a Vallieri in fase di frenata. Vallieri, Morini sotto investigazione, anche qui direzione gara impegnatissima per decidere i vari contatti. Si perde un po' il conto di quel che succede in pista. Attenzione anche a Occhi, ancora Occhi, insiste Occhi, non vuole mollare. Vallieri insieme a lui, attenzione anche a Morini, con Campana che ne approfitta di questa battaglia per scappare e per prendere vantaggio in tutto questo. Domi perderebbe un bel po' di posizioni considerando la penalità forse su Canella e anche su Tondelli, con Canella che ritorna sul podio, anzi si riappropria del 3° posto, ma sarebbe il primo podio per lui. Non ci sta Tondelli, li guardiamo dalla colonnina a sinistra. Intanto bandiera bianco-nera per Patrick Campana per aver causato una collisione. Siamo ormai all'inizio del 10° giro, nessuna penalità per il ferrarese. Intanto Vallieri buca la traiettoria di Morini. Zanichelli, Tondelli scende al 5° posto, stanno lottando lì davanti, stanno lottando. Rimaniamo però su Campana che sale davanti a Canella, incredibile Canella 6°. È successo di tutto in questo terzultimo giro di gara. Bandiera bianconera anche per Morini, sempre per incidenti e contatti. Per ora non sono troppe le penalità in termini di tempo assegnate ai piloti. Direzione gara di manica larga, giustamente. Team radio per Campana. Continua così, hai recuperato 2 secondi a quelli davanti, quindi continua a spingere, ce la puoi fare. Sì, Andre, adesso o mai più? È un Campana che rispetto all'inizio della gara è in forma strepitosa. Prima si lamentava della sua guida e della sua performance, adesso invece è lì, quasi a caccia del podio. Intanto Vallieri è bloccato nel traffico di Morini. Qui invece lo stesso Campana che sta inseguendo Zanichelli e Tondelli.
Campana che approfitta della battaglia per sporgersi all'interno e passare. È passato Campana su Tondelli. Quinta posizione per Tondelli, quarta per Campana che ha il mirino posato già su Zanichelli in terza posizione. Occhi su Canella, sesta e settima piazza per Occhi. Canella che ha avuto un momento di flessione, ma è comunque ottima la sua gara. Campana ritorna su Zanichelli all'interno. Patrick Campana per il podio, farebbe sicuramente benissimo la classifica squadre e ce la fa Campana. È passato nei confronti di Zanichelli, mentre Aurucci domina dietro, si scatena il caos. Grande prestazione, grande rimonta di Campana che è risalito fino al podio. Zanichelli rischia di perderlo a pochi chilometri dal traguardo e poco a poco perde prestazione. Intanto Morini su Vallieri, ancora una volta 5 secondi di penalità per Morini. Bandiera bianco e nera anche per lui, un avvertimento. Vediamo Occhi, ultimo giro, si sta per realizzare il sogno di Aurucci con Occhi che si trova dietro allo stesso Canella che con Zanichelli è finito lungo, è finito lunghissimo Zanichelli. Settimo, era sul podio pochi istanti fa, settimo Zanichelli. E Vallieri che spingendo dovrebbe passare, sì, un disastro, veramente un disastro questo giro per Zanichelli. Morini ringrazia, ma su Vallieri non ce la fa. Occhi invece, riportiamoci un po' più avanti, qualche metro più avanti, decide di puntare tutto sull'interno per inseguire il compagno di team e passare Canella. C'è una leggera toccata, attenzione anche a Vallieri. Zanichelli sotto investigazione in tutto questo. Seguiamo le ultime curve di Aurucci che sta per realizzare il sogno della carriera. Una stagione dominata, e dopo la pole position, dopo la vittoria, l'ennesima, è una gara comandata dall'inizio alla fine, è ufficialmente il campione della Daidel Gas Car Series 2025, siglando anche il giro record nell'ultimo passaggio. Matteo Aurucci si impone, detta legge, nessuno lo può contrastare. Un altro dominio e il titolo portato a casa. Domi, seconda posizione, una gara regolare, attenzione però ai 3 secondi di penalità, e Campana che finalmente è sul podio, 5 secondi di penalità per Vallieri per aver causato una collisione. Si aggiornano i risultati, cambia la classifica dopo il traguardo con Dalla Libera che reagisce così. Dalla Libera addirittura nono, è successo di tutto, una gara 1 del GP di Lombardia con i fuochi d'artificio. Tra poco vediamo i risultati ufficiali. Qui Randoli, sorpasso di Randoli su Luca Milan per la 15ª posizione al giro 9. Passa così Leonardo all'esterno con un Milan decisamente in difficoltà. Poi Vallieri che ha passato Morini per l'8º posto al 10º giro. Una sequenza di battaglie incredibile. Sorpasso di Canella su Occhi per la 5ª piazza al 10º e penultimo passaggio. Un Samuele Canella che finalmente si vede nelle posizioni di vertice. Qui invece la lotta tra Morini e Beneventi per il 9º posto nelle ultime curve, dove abbiamo visto che l'ordine è cambiato molto. Morini on board con lui, Nicola Beneventi finisce lungo. Morini ha una buona prospettiva in uscita, arriva davanti e questi sono ufficialmente i risultati, con Aurucci che davanti a Domi e Campana che arriva al primo podio del 2025. Sembra quasi che abbia vinto lui il campionato, ma è un risultato da liberazione. Dai Aurux, sei campione della DDG 2025, dopo il 2024 e anche più dolce. Preparati perché stasera stappiamo quello buono. Ah ok, ho capito. Allora niente, aspettiamo la prossima gara. Un Aurucci in versione professore, molto cinico, ma il campionato è suo. Qui invece comeback bonus con Canella che recupera 5 posizioni. Risultati ufficiali: pole, vittoria, giro veloce e campionato. Aurucci vince davanti a Domi e Campana. Terza posizione per Campana che precede Tondelli, poi Canella, Beneventi, Zanichelli, Occhi, Dalla Libera, Cristian Giardina in 10ª casella. Poi vediamo Aurucci peraltro bonus al giro veloce come detto. Vallieri 11º, preso penalità, lo stesso per Morini. Lorenzo Menis, Bignozzi, Randoli, Luca Milan e Arturo Fantini al 17º posto. Questi sono i risultati ufficiali. Adesso per Aurucci si potrà sicuramente festeggiare, ma ci sarà ancora un'altra gara da correre per chiudere al meglio. Dove cazzo ti sei infilato, bel porco dio, bastardo? Guarda, lascia stare. Bastardo, guarda, lascia stare. Spero che non ti sto tutto fuori, no, prego. Non male. Ottavo, tu secondo?
Sempre io e te, eh? Perché mi sono pensato adesso? Non attacco Gara 1 che come potete aver visto aveva un enorme terremoto perché ci sono state diverse penalità. Si può parlare ad ogni modo, se qualcuno ha da ridire qualcosa viene a parlare in privato con me e io do comunque tutte le spiegazioni del caso. Questo è il metodo di giudizio, si può essere d'accordo come non essere d'accordo, è scritto comunque sul regolamento. Ad ogni modo, questa è stata gara 1 e ci vediamo per gara 2.